Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima parte di febbraio 2023. Abbiamo la carta della giustizia, amici del cancro. Periodo di regolarizzazioni, periodo di nuovi contratti anche magari per qualcuno, periodo di riequilibrio, può essere di questioni pratiche, ma anche di questioni burocratiche, perché quando c'è la giustizia fa riferimento a tutte quelle cose che hanno a che fare con i notai, gli avvocati, la legge, i contratti in generale, ok? Bene, andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi. E trovate la mia mail, stavo dicendo, ma la mail ve l'ho scritta qui oggi, guardate cosa ho preparato, così per chi non trovasse la mail fate uno screenshot, così è più facile per tutti. Bene, allora cari amici, cominciamo con un bellissimo 4 di bastoni, il 10 di pentacoli, un 9 di pentacoli, abbiamo il re di spade, l'asso di denari, il 2 di denari, 7 di spade, 3 di spade e cavaliere di spade. Wow, l'ultima parte della lettura sono principalmente spade, devo dire. Vediamo se così li vedete un po' meglio. Ok. Ragazzi, il 4 di bastoni è una carta che anch'essa parla di contratti, di festeggiamenti. Per qualcuno fa riferimento alla chiusura di un contratto o di acquisto o di vendita della casa, perché poi abbiamo anche un 10 di denari, che è una carta di compimento, è una carta di unione familiare, diciamo di tipo proprio allargato. Sono i gruppi grossi e con i 4 di bastoni io qui vi dico che c'è un festeggiamento. O avete iniziato un nuovo tipo di lavoro o è stato regolarizzato un contratto, magari avete anche trovato dei nuovi collaboratori piuttosto che dei nuovi clienti. Diciamo che anche con il 9 di pentacoli c'è una sorta di appagamento, una sorta di indipendenza proprio da un punto di vista economico e per qualcuno può anche voler dire da un punto di vista caratteriale, come se foste più bravi a gestire sia il vostro patrimonio da un punto di vista proprio finanziario o monetario, sia le questioni che vi riguardano direttamente. Diciamo che avere il re di spade in centro lettura è un po' come la necessità di mettere chiarezza su certi dettagli, su certe questioni. Probabilmente qui manca un programma comune, mi viene da dire, piuttosto che un obiettivo, piuttosto che un più che un programma, una come vi posso dire, una procedura che possa essere seguita, perché quando c'è il re di spade si parla sempre, di progetti, di pianificazione, di organizzazione. Devo dire che poi abbiamo l'asso di denari e qui parla di questo nuovo inizio, probabilmente la fine di gennaio, è stata o sarà, insomma, potrebbe essere, ehm, questo nuovo inizio, questo contratto e poi adesso da febbraio, diciamo dalla seconda, terza settimana di febbraio, potrebbe iniziarsi a vedere questo nuovo percorso, questa nuova via. Quando c'è un asso di denari è sempre un dono che arriva dall'alto, ok? Il 2 di pentacoli mi dice che per certi versi dovete gestire più cose allo stesso tempo. Può anche essere una carta che vi invita a gestire meglio il vostro tempo per certi versi. Sta di fatto, ragazzi, che
Alla fine della lettura abbiamo il 7 di spade, il 3 di spade e il cavaliere di spade. Ho come la sensazione che qui verrà fuori qualcosa nell'ultimo periodo, quindi diciamo verso metà febbraio, che sì, insomma, non sarà proprio una passeggiata perché il 3 di spade parla sempre di una delusione, di un tradimento e con il cavaliere di spade normalmente si parla o di un'energia, diciamo, intermittente, quindi se avete iniziato una nuova collaborazione, ipotesi, può essere che la controparte a volte ci sia, a volte non ci sia, o che metta l'impegno e l'interesse in questo progetto comune a tempi alterni. E qui questo 7 di spade però fate attenzione perché è una carta di avidità, eh. Quindi qui qualcuno potrebbe essere un po' troppo avido. Attenzione a non essere voi. E vi dirò, considerato che c'è il 7 di spade e molte volte parla anche di ladri, e il cavaliere di spade parla anche di qualcuno che vuole scappare, fate attenzione a quello che firmate con la carta della giustizia, perché qui potrebbe essere che qualcuno tenti di rubarvi dei soldi o tenti di rubarvi dei documenti, mi dicono. Tenete tutto sotto chiave, insomma. Bene, andiamo a vedere i 4 di bastoni. Abbiamo la carta della torre e il 4 di spade. Quindi ragazzi, certe sicurezze che avevate fino a, diciamo, gennaio potrebbero essere rimesse in discussione adesso a febbraio con la carta della torre. C'è qualche questione che con il 4 di spade va verso la guarigione. Qui credo che siano stati come dei desideri disillusi di un passato. Quando c'è la carta della torre, è un momento di reset, diciamo così. Quindi è come avere la possibilità di andare verso la guarigione, verso la stabilità. Andiamo a vedere il 10 di denari. Abbiamo un 7 di denari al contrario. Quante? Abbiamo un 5 di spade, 4 di pentacoli, la carta della forza e il diavolo. Guardate, sicuramente la questione di questo gruppo, che sia il gruppo familiare vostro, che sia il gruppo di lavoro o che sia anche solo un gruppo di amici, ipotesi, con questo diavolo e questo 5 di spade, ragazzi, sento che in realtà le cose non sono proprio così fluide, diciamo così, perché si parla sempre di lotte della mente ed è un po' come se qualcuno qui si fosse stancato di rimanere sempre nella stessa energia un po' stantia. C'è voglia di indipendenza, c'è voglia di cambiare, c'è voglia di fare una scelta, di andare avanti, di esprimere se stessi. Andiamo a vedere il 9 di denari. Abbiamo la regina di bastoni. Ho come la sensazione che siate contenti di far parte di questo gruppo, ma vi manca qualche cosa. Regina di bastoni e re di coppe. Ehm... Sì, ho come la sensazione che queste due figure potrebbero far riferimento o a dei capi o a dei genitori che in qualche modo, guardate, ho anche la sensazione che siano dei punti di riferimento semplicemente. Andiamo a vedere il re di spade. Cavaliere di bastoni. E 6 di pentacoli. Ragazzi, qui quello che manca è un'azione in equilibrio. 6 di pentacoli quando è al contrario, ho come la sensazione che non siate obiettivi in una certa situazione, perché comunque avendo il 5 di spade
e la carta del diavolo c'è qualche tipo di condizionamento mentale che vi costringe e avendo queste tre carte insieme ho come la sensazione che voi vi sentiate in dovere di accettare quello che è, per quello che qui vi dicevo, non sarete è come se vi mancasse qualche cosa. In realtà poi guardando le carte c'è un 9 di pentacoli e un 10 di pentacoli si arriva al raggiungimento, ma è qui il nodo. E il punto credo che sia proprio quello di regolarizzare certi tipi di movimenti, certi tipi di equilibri, sia a livello di tempo, perché anche qui avete un 2 di pentacoli, sia a livello di generosità, cioè chi fa che cosa, a chi spetta fare che cosa. La mia responsabilità arriva fino qui, da qui in avanti è tua responsabilità. Andiamo a vedere l'asso di denari. Cavaliere di pentacoli e 10 di bastoni, una carta di fine ciclo, carta di inizio ciclo. Vi dicono di essere un po' prudenti, ripeto, anche qui di restituire al mittente le responsabilità che non sono vostre, perché qui con questo 6 di pentacoli al contrario il discorso è che accettate un po', tra virgolette, in modo passivo, ma qui lo vedo anche un po', perché avete il 4 di pentacoli, questo tipo di situazione. È come se sì, siete stabili, avete un, come vi posso dire, un, un circolo che sia di amici o di colleghi, che comunque bene o male, insomma, apparentemente potrebbe sembrare una situazione stabile, però vi sento un po' condizionati, vi sento un po' costretti a star lì. E qui invece nella seconda parte della lettura abbiamo un nuovo inizio. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, un inizio con prudenza, un inizio un po' più leggero, mi viene da dire. 6 di bastoni e 5 di bastoni. Allora, 6 di bastoni è una carta di successo, ragazzi. Ho come l'impressione che da un lato sarete impegnati a gestire questa situazione, dall'altro sarete impegnati a gestire questo gruppo. Perché comunque c'è un 5 di bastoni, ci sono discussioni, potrebbero esserci punti di vista diversi, opinioni o proprio un vero e proprio litigio, ragazzi, per qualcuno. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Re di bastoni, fante di spade, la stella al contrario, abbiamo un 9 di spade e il fante di pentacoli al contrario. Sì, ragazzi, potrebbe essere proprio una persona, che in qualche modo... Perché guardate, c'è diavolo, 5 di spade, 7 di spade, fante di spade al contrario, 9 di spade. Può essere che qualcuno stia cercando di condurvi un po' forzatamente verso un determinato punto. Ho come la sensazione con questi due fanti al contrario che voi non sappiate tutto, che voi non siate a conoscenza di tutto quanto. Quindi, se così fosse, visto che c'è la giustizia, si parla di firme di contratti, il fante di spade, quando è il contrario, vi consiglia di guardare le lettere in piccolo, fondamentalmente, di andare a scavare su ogni piccola questione per capire ehm, se è corretta o se non è corretta, perché io comunque qui ho un 7 di spade, il cavaliere di spade, quindi ragazzi fate attenzione perché anche con la carta della stella al contrario potrebbe esserci una sorta di disillusione con questa persona. Quindi occhio al tipo di collaborazione che state iniziando, che volete iniziare. Cercate sempre magari di conoscere un po' prima la persona, prima di fare dei contratti o cose, o prima di vincolarvi. Mi parlano di contratto di esclusiva, quindi magari per qualcuno si tratta di fare il contratto senza l'esclusiva, per esempio. Bene, andiamo a vedere
un ultimo oracolo, vediamo che cosa vi dicono. In realtà vi dirò, il periodo lo sento, avete tanti denari, quindi il periodo lo sento positivo, però c'è questo sorta di condizionamento mentale che voi avete un po' che crea qualche tipo di discussione e le carte qua vi vogliono un po' avvertire su una persona in particolare, secondo me, che considerato che c'è un re, può essere un capo, può essere una persona che nella scala gerarchica è più in alto rispetto a voi, ecco, può essere anche un padre. Fate attenzione perché qui c'è qualcuno che sta cercando di fare il furbo, ecco. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo. Arcangelo Haniel. Guardate, qui vi parlano di intuizioni, di benedizioni, di gioia, ma infatti qua si vede, c'è la gioia, c'è l'unione, anche qui ci sono i festeggiamenti. Io credo che qui vi renderete conto che una realtà che credevate in un certo modo, ad un certo punto vi renderete conto che non è così e qui cambieranno le dinamiche, ragazzi. Mm? Bene, amici del cancro, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!